Se ti interessano i sistemi di abbattimento degli NOx con processi non catalitici, questo è il video che fa per te. Ciao a tutti, io sono Federico e benvenuti in questo mio nuovo video. Come già vi avevo anticipato nel video precedente, io ho diverse esperienze imprenditoriali. Una di queste esperienze l'ho avuta nel campo impiantistico. Sostanzialmente io possiedo una piccola azienda che realizza sistemi non catalitici per l'abbattimento degli NOx. Ecco che quindi ho deciso di raccontarvi la mia esperienza in questo campo ed ho deciso di dividere questo video in 4 argomenti. In primo luogo vi spiegherò che cosa sono questi NOx, come questi si formano e come appunto questi vengono abbattuti. In secondo luogo vi spiegherò cos'è un processo SNCR e come questo viene fatto, con particolare attenzione alla tipologia di reagente da utilizzare. In terzo luogo vi farò vedere una lancia di iniezione progettata e realizzata dalla mia azienda, come questa appunto funziona e che tipologia di raccordi ha. Quarto e ultimo punto, vi farò vedere un impianto realizzato da noi in officina e quali sono appunto i suoi componenti. Partiamo quindi col primo punto e con lo spiegare quindi che cosa sono gli NOx, come questi si formano e perché è così importante abbatterli. Per NOx, scritti così, si intende tutta una serie di ossidi di azoto, di cui i più importanti sono il monossido di azoto, NO, e il diossido di azoto, che è appunto NO2. Generalmente il quantitativo che si trova nei fumi è un 90%-95% di monossido di azoto e appunto un 5-10% di diossido d'azoto. Come si formano questi NOx? Questi NOx si formano con la combustione, quindi se abbiamo in qualche modo una macchina industriale che appunto produce una combustione come un forno industriale o una caldaia appunto a biomassa o un motore, abbiamo il fenomeno degli NOx. In primo luogo bisogna andare a vedere quello che è il combustibile. In base alla tipologia di combustibile e quindi al quantitativo di azoto che questo combustibile ha, si avrà una maggiore o minore produzione di NOx. In secondo luogo, gli NOx si producono anche per la semplice appunto combustione in sé per sé, cioè nel momento in cui si alza la temperatura di un determinato macchinario e si ha appunto il fenomeno della combustione, l'azoto molecolare che è nell'aria andrà appunto a rompere il legame e a creare con l'ossigeno atomico varie tipologie di specie chimiche come appunto NO e NO2. Ecco, detto questo, vorrei anche dire che gli NOx sono particolarmente nocivi per noi, per gli esseri umani. Innanzitutto per l'uomo possono provocare malattie cardiocircolatorie, difficoltà di respirazione e anche irritazione oculare, se si respira fumi contenenti queste specie chimiche essenzialmente. Oppure appunto, se queste vanno in atmosfera o incontrano appunto l'acqua, essenzialmente possono dar luogo a quello che è le cosiddette piogge acide. Di conseguenza è importante controllare queste emissioni e procedere appunto con metodi corretti di progettazione e di abbattimento. È quindi prevista una normativa per la riduzione degli NOx, una normativa che è contenuta in primis nel testo unico ambientale e che sostanzialmente ci dice quali sono i limiti, espressi generalmente in milligrammi normal metro cubo, all'11% di ossigeno, da rispettare al cammino di una determinata industria o azienda. Ecco, spiegato che cosa sono questi NOx, adesso vediamo, come secondo punto, uno di questi sistemi per abbatterli. Un sistema detto appunto sistema SNCR, cioè sistema non catalitico per la riduzione degli NOx. Per sistema non catalitico si intende una iniezione di reagente in camera di combustione ad una determinata finestra di temperatura e con un determinato tempo di ritenzione, col quale si inietta un reagente, che può essere o ammoniaca o urea, e che, grazie ad una reazione chimica, trasformerà appunto il
monossido di azoto o il diossido di azoto in azoto, acqua e anidride carbonica. Facendo questo sostanzialmente viene neutralizzato gli NOx e una riduzione di questo inquinante. Ecco, diciamo, affrontato quindi che cos'è un sistema SNCR, adesso vi vorrei far vedere in concreto una lancia di iniezione realizzata appunto da noi. Ricordo che le lance di iniezione servono a iniettare un reagente che può essere appunto ammoniaca o urea. Noi utilizziamo l'urea perché è molto più semplice appunto da gestire come reagente, essendo appunto non avendo diciamo le caratteristiche di pericolosità che ha invece l'ammoniaca e le difficoltà quindi di stoccaggio e di gestione da parte del personale. Dicevo quindi queste lance di iniezione, facendovi vedere quindi una in concreto e come questa funziona e anche le tipologie appunto di collegamento di cui essa è dotata. Arrivo subito. Come stavamo appunto dicendo, questa è una tipologia di lancia di iniezione. Come potete vedere, queste sono lance dotate appunto di 3 bocchelli. Questo è il bocchello per l'inserimento della urea o dei reagenti da iniettare. Questo invece è un bocchello che serve per l'inserimento dell'aria compressa, che di conseguenza serve per l'atomizzazione dei reagenti inserito. Questo invece è un bocchello che serve per il raffreddamento della lancia. Queste lance sono inoltre fornite qui di 2 perni che servono appunto a far scivolare questo componente in maniera tale da ridurre o aumentare la lunghezza della lancia, senza bisogno quindi di ricostruirla. Elemento essenziale delle lance di iniezione, che come abbiamo detto lavorano a temperature gravose, temperature intorno appunto ai 850-1000 gradi, è l'ugello. Questo è un ugello di iniezione, il quale è il principale elemento per la riduzione degli NOx. Infatti, oltre che avere i giusti parametri di temperatura e di ritenzione, è necessario avere una dimensione delle goccioline tale che possa appunto il reagente andare in contatto con gli NOx e ottenere quella che è la riduzione appunto desiderata. Generalmente un sistema SNCR in questo modo appunto si ottiene anche l'80% di riduzione degli NOx. Un'altra cosa importante da far vedere quando si parla appunto di questi componenti è appunto il loro collocamento all'interno della camera di combustione. Il collocamento appunto avviene tramite quelli che sono questi tubi guida, come potete appunto vedere. Questi tubi guida essenzialmente sono progettati per permettere alle lance di iniezione di essere inserite all'interno della caldaia ed anche appunto di essere appunto estraibili. Vedete? Noi basta prendere questa lancia e inserirla. L'accoppiamento, ora questo non è precisissimo l'accoppiamento perché è necessario stringere quelli che sono i bulloni ovviamente, però ecco, l'accoppiamento qui viene flangia-flangia e appunto l'inserimento della lancia di iniezione è completato, così come è possibile a questo punto anche una sua eventuale estrazione. Avete visto come una lancia di iniezione? Ecco, generalmente le lance sono per ciascun lato, cioè ci sono 2 lance di iniezione che vengono appunto inserite una sul lato sinistro, una sul lato destro, per avere appunto una omogeneità di reazione e una omogeneità appunto di nebulizzazione del reagente. Ecco, quindi come ultimo punto adesso vi farei vedere, anche qui un po' sommariamente, quello che è un nostro impianto realizzato qui e così appunto da darvi un'idea anche di che cosa si tratta e che effettivamente questi sistemi funzionano. Ecco ragazzi, andiamo quindi in officina e vediamo esattamente come questi sistemi sono costruiti.
Ecco, questo è un sistema SNCR per quanto riguarda tutta la parte di dosaggio. Essenzialmente questi sistemi sono appunto dotati di una serie di componenti e sono appunto realizzati su uno skid, si dice, cioè una sorta di pattino, o meglio telaio, in cui i singoli componenti vengono appunto montati e con il loro montaggio si facilita appunto l'assemblaggio presso il cliente. Qui abbiamo appunto un PLC che gestisce tutti i macchinari e che appunto poi permette anche la programmazione in serie avviamento. Possiamo vedere come la prefabbricazione dello skid, oltre che a ridurre notevolmente i costi a carico del cliente in sede di avviamento e in sede di assemblaggio, permette, come si vede, una estrema facilità di posa in opera dei cavi e così del cablaggio appunto dell'impianto che avviene appunto da noi. Vedete qua com'è semplice l'inserimento appunto delle canaline e di tutte quelle che sono appunto i vari componenti. Ecco ragazzi, adesso andiamo a vedere i singoli componenti dell'impianto. Partiamo quindi col primo componente. Come ho detto, questo è un quadro elettrico completamente automatizzato con un PLC di gestione che gestisce appunto tutto quello che è l'impianto e le singole appunto strumentazioni. Il PLC di gestione è diciamo, alimentato da è un trifase più neutro più terra in questo caso ed è appunto gestito tramite un segnale 420 mA proveniente dal camino del cliente. Questo è un modo per fare queste tipologie di impianti. In alcuni casi si può anche utilizzare segnali indiretti per la gestione degli inverter delle pompe. Qui abbiamo poi quella che è una soffiante di raffreddamento, che è appunto un componente necessario per raffreddare le lance di iniezione. Questi componenti, come potete vedere, sono dotati di un filtro per l'aria, una valvola appunto di sicurezza e una valvola appunto di non ritorno. Inoltre qua abbiamo quelle che sono le pompe di dosaggio, come potete vedere queste sono le pompe che hanno appunto tutta una serie anche qui di strumentazioni sulla linea, a partire da un polmone smorzatore, un manometro per controllare la pressione della linea, una valvola di contropressione e in questo caso anche una valvola di sicurezza. Le due pompe possono essere utilizzate in modi diversi. In questo caso una pompa è una pompa appunto di riserva rispetto all'altra che invece è una pompa diciamo attiva. Di conseguenza nel caso di malfunzionamento o invece in caso semplicemente di sostituzione di una pompa rispetto ad un'altra c'è un comando sul quadro elettrico che permette lo switch da una pompa ad un'altra e di conseguenza la possibilità di mettere una in fermo e fare tutti i necessari interventi che si preferisce. Ecco ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto e che abbiate trovato interessanti queste tipologie di impianti che potete qui vedere e non mi resta appunto che augurarvi appunto una bellissima giornata. Ciao a tutti, alla prossima!